Tutti noi sappiamo quanto possa essere stressante vivere con la costante sensazione di essere bloccati in un loop finanziario, dove ogni mese ci sembra di lavorare solo per pagare bollette, spese e debiti. È una condizione comune, ma allo stesso tempo esistono anche diverse soluzioni. Quindi questo episodio è dedicato proprio a te che sei stanco di vivere da uno stipendio all'altro, con la speranza di riuscire finalmente a costruire una sicurezza finanziaria stabile e duratura. Seguendo i consigli di oggi riuscirai a cambiare il tuo rapporto con i soldi, capendo come evitare gli errori comuni che ti portano a percepire le tue finanze come sempre precarie e instabili. Ti aiuterò a sviluppare una strategia finanziaria che non solo ti farà vivere più serenamente, ma ti permetterà anche di iniziare a costruire quello che io chiamo un fossato finanziario per proteggerti dagli imprevisti. Sì, proprio così, un fossato. Come un castello con intorno un fossato per proteggersi da eventuali attacchi esterni. Ma prima di iniziare, benvenuti a Economicamente. Io sono Rino e oggi ti parlerò di come spezzare il ciclo del vivere da uno stipendio all'altro. Se sei interessato a capire come trasformare la tua vita finanziaria, rimani con me fino alla fine. Ma adesso vorrei sfatare il mito del vivere da uno stipendio all'altro. Viviamo in una società in cui sentirsi intrappolati da uno stipendio all'altro sembra essere la normalità. È facile pensare che sei sempre in difficoltà economiche a fine mese, che il problema stia nel sistema o semplicemente che i soldi non bastano mai. Ma quello che voglio mostrarti oggi è che per molti questa percezione è più una finzione che una realtà. Spesso sentirsi vincolati dallo stipendio non deriva da una reale mancanza di risorse, ma è causato da abitudini di spesa e mentalità che ci portano a gestire i soldi in modo non efficace. La sensazione di precarietà si basa a volte su ipotesi e timori, non su una vera e propria analisi finanziaria. In realtà il problema è spesso radicato nella nostra percezione del denaro, nelle nostre scelte di spesa e nelle aspettative sociali che ci spingono a vivere oltre le nostre possibilità. La buona notizia è che liberarsi da questo ciclo è possibile, se iniziamo a guardare al denaro in modo diverso però. Comprendere e cambiare le nostre abitudini è il primo passo per uscire dal mito del vivere da uno stipendio all'altro e costruire una certa serenità finanziaria. Ma entriamo nel vivo dei più frequenti 4 errori finanziari. Errore numero 1. Mentire a se stessi sulle finanze. Il primo errore che noto spesso, ma molto comune, è la tendenza a ingannare noi stessi su come spendiamo i nostri soldi. Parliamoci chiaro. Capita a molti di pensare di essere in difficoltà finanziaria, anche se in realtà stanno risparmiando, investendo o spendendo soldi in cose che scelgono loro stessi. Ti faccio un esempio. Molte persone che guadagnano bene, magari con stipendi oltre 3.000 euro, si sentono senza soldi perché, ad esempio, destinano una parte significativa dei loro guadagni alla previdenza o a getti e vacanze costose perché per loro è diventata la normalità. Questo crea una situazione paradossale, sei in realtà benestante rispetto alla media. Ma se ti senti in difficoltà è perché non hai chiara la destinazione del tuo denaro. E la soluzione qui è evidente: devi mettere ordine nelle tue spese e creare quello che io chiamo un fondo per le spese senza sensi di colpa, per capire se quegli oggetti costosi o quella vacanza te la puoi permettere. Bisognerà creare un fondo che ti permetta di goderti il denaro che ti resta dopo aver gestito le spese fisse e gli investimenti, senza sentirti in colpa. È un modo di vivere facendo un salto di qualità, apprezzando le piccole cose senza alcun rimorso. Ma ricordati, per fare questo devi prima avere il controllo completo delle tue spese. Errore numero 2. Non avere un fondo di emergenza. Passiamo a un altro errore che può avere conseguenze devastanti: l'assenza di un fondo di emergenza, o come mi piace chiamarlo, di un fossato finanziario. Immagina che per qualche ragione il tuo reddito si interrompa domani. Per quanto tempo riusciresti a coprire le tue spese? Una settimana? Un mese? Un anno? Per molti la risposta è purtroppo sconfortante. Un fondo di emergenza è quella barriera che ci protegge dagli imprevisti e ci permette di evitare l'ansia in situazioni critiche. Non importa se non riesci subito a mettere da parte
grandi cifre. Magari comincia con 100 euro al mese e costruisci piano piano un fondo che copra almeno 3-6 mesi delle tue spese essenziali. Separalo da tutti gli altri conti, tienilo da parte per quanto davvero ne avrai bisogno, magari aprendo un conto corrente a parte. Se non sai quale conto gratuito aprire, ti lascio il link in descrizione con un bonus di benvenuto. Errore numero 3. Considerare le spese di lusso come investimenti. Quante volte abbiamo sentito dire sto investendo in una vacanza perché mi serve per ricaricarmi e rilassarmi? Oppure ho comprato uno smartwatch perché è un investimento per la mia salute. È qui che dobbiamo fare attenzione. L'errore è confondere l'investimento con il piacere. Certo, acquistare qualcosa di bello o di qualità può migliorare il nostro benessere, ma non si tratta di un vero e proprio investimento. Un vero investimento è qualcosa che produce un ritorno economico come azioni, fondi indicizzati o una proprietà da mettere a reddito. Ecco perché è importante distinguere tra necessità e desiderio e chiedersi sempre se quell'oggetto o quella vacanza è davvero un bisogno o solo un piacere. È possibile concedersi dei lussi, certamente, ma solo se hai verificato che siano sostenibili per il tuo budget. Errore numero 4. Non saper dire di no. E infine, un errore che non ha direttamente a che fare con il denaro, ma che incide tantissimo, è la difficoltà di dire no. Quante volte spendiamo soldi per eventi, regali, esperienze, solo per compiacere gli altri o perché ci sembra di doverlo fare? È un comportamento che spesso nasce dal voler essere accettati o dal desiderio di stare al passo con gli altri. Non bisogna mai impressionare persone che nemmeno ci piacciono, con oggetti che nemmeno desideriamo. Dire di no è uno dei gesti più liberatori che puoi fare per la tua salute finanziaria. Fai chiarezza su cosa è importante per te e non lasciarti condizionare dalle pressioni esterne. Quando impari a dire no alle spese inutili, riesci a risparmiare per ciò che davvero conta nella tua vita. Ricorda che il tuo stipendio è come una coperta. Se la tiri da un lato, significa che stai scoprendo l'altro lato. Tutto questo non vale se la tua coperta è abbastanza lunga, ovviamente. In conclusione, questi sono i 4 errori che ti fanno percepire la sensazione di vivere di stipendio in stipendio. La chiave per liberarsi da questa sensazione non è solo avere più soldi, ma capire come usarli in modo intelligente, come costruire un sistema che lavori per te. Adesso, con queste nuove idee, sei pronto a fare un passo avanti verso una migliore serenità finanziaria. Spero che questa spiegazione ti sia piaciuta e ti sia stata utile. Ti invito a lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensi. Io ti saluto, alla prossima. Ciao!